Ciao, sono Luciano Monosiglio del ristorante Luciano Cucina Italiana a Piazza del Teatro di Pompeo, Roma. E oggi vi farò vedere alcune tecniche di cottura della pasta. Partiamo con il primo metodo di cottura della pasta, tradizionale o anche detto metodo espresso. Partiamo con una pentola di acqua a bollore, aggiungiamo del sale, buttiamo la nostra pasta in acqua bollente con abbondante sale. E da qui aspettiamo i nostri 10 minuti di cottura della pasta. Andiamo a preparare un semplicissimo aglio, olio e peperoncino. Partiamo con dei rami di prezzemolo che mettiamo all'interno della nostra padella, olio, aglio pulito e grattato leggermente e del peperoncino fresco. E partiamo con il soffritto. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura. Nel frattempo che attendiamo che la nostra base per l'aglio e olio si prepari, quindi che l'aglio e il peperoncino fresco si stufino completamente insieme ai gambi del prezzemolo, andiamo a tritare finemente le foglie del prezzemolo. Le lasciamo anche leggermente grossolane. Una volta tritate facciamo andare la nostra base per l'aglio e olio, controlliamo gli spaghetti. Molto importante nella cottura di questa pasta è rispettare i tempi, quindi in totale abbiamo 10 minuti di cottura, di cui 8 vanno fatti in acqua e gli ultimi 2 minuti li terminiamo con il condimento che abbiamo preparato. Passati 8 minuti prendiamo il prezzemolo che abbiamo tritato precedentemente, lo mettiamo nella padella, togliamo i gambi, scoliamo per bene la nostra pasta e terminiamo gli ultimi 2 minuti di cottura in padella con un mestolo di acqua di cottura. Passato un minuto di cottura in padella con acqua di cottura, aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva. Ci aiuterà a mantecare la pasta, quindi ad emulsionare l'ultima acqua rimasta con l'olio. Questo è un classico metodo di cottura della pasta espressa. Quindi partiamo con pasta cotta in acqua di cottura, quindi acqua a bollore, è terminata agli ultimi 2 minuti in padella. A questo punto, quando la cremina è formata, assaggiamo e se dovesse mancare di sale lo aggiungiamo ed impiattiamo. Questo è il metodo di cottura tradizionale o espresso. Secondo metodo di cottura, pasta risottata. Noi in Italia abbiamo una grande tradizione per quanto riguarda i risotti, quindi la stessa tecnica che applichiamo al risotto la riportiamo nella pasta. Iniziamo facendo un soffritto, quindi olio extravergine d'oliva, un trito di cipolla e aglio. Questo trito di aglio e cipolla lo possiamo lasciare anche grossolano, perché poi in cottura, avendo una cottura risottata, quindi molto prolungata, andrà a scomparire completamente. Fatto il nostro soffritto di aglio e cipolla, tagliamo il pomodoro fresco a cubetti, lo aggiungiamo al nostro soffritto. Una volta appassito leggermente anche il pomodoro, andremo ad aggiungere gli spaghetti. Andiamo a salare dell'acqua che utilizzeremo a posto del brodo. Che cos'è la cottura risottata della pasta? Non è nient'altro che reidratare la pasta in padella o con acqua calda o con brodo. Mettiamo la nostra pasta in padella, mescoliamo leggermente facendola tostare anche un po'. Una volta rosolata, quindi una volta tostata come abbiamo fatto adesso, quindi che si è amalgamata e si inizia leggermente ad ammollare, andiamo ad aggiungere il brodo caldo. Da quando aggiungiamo il primo mestolo di brodo caldo partono i 10 minuti di cottura della pasta. Molto importante nella cottura risottata è mantenere il bollore dell'acqua vivo. A metà della nostra cottura della pasta risottata, quindi a esattamente 5 minuti di 10, aggiungiamo il sale e il basilico tagliato a julienne. Per la pasta risottata non esiste una quantità specifica di acqua da utilizzare, l'importante è sempre mantenere il bollore e aggiungere poca acqua alla volta. Nella pasta risottata riscontreremo una maggiore cremosità perché tutti gli amidi rimangono all'interno della pasta, sia che sia lunga o corta. Passati 10 minuti assaggiamo la pasta ed è molto importante che la pasta rimanga sempre al dente, in modo tale che sia più digeribile. Terminiamo con un giro d'olio
a crudo e mantechiamo fino a che tutta l'acqua non sia ridotta. Arrivati a questo punto assaggiamo sempre di sale ed impiattiamo. Terminiamo con una foglia di basilico e questo è il metodo risottato. Procediamo con il prossimo metodo di cottura, One Pot Pasta. In cosa consiste? Nell'utilizzare un'unica pentola per la cottura della pasta. Adesso cosa andremo a fare? Ad ottimizzare questo metodo di cottura. Partiamo da acqua fredda. Per 200 g di pasta servono 1,5 litri di acqua. Iniziamo ad inserire tutti gli ingredienti. Per primo inseriamo della cipolla e tagliamo la nostra cipolla a petali, quindi la lasciamo molto grossolana. La inseriamo nell'acqua che piano piano prende calore. Aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, dell'aglio ovviamente pulito sia dalla pelle che dall'anima. Aggiunti aglio, cipolla ed olio, portiamo l'acqua a bollore. Nel frattempo che aspettiamo che l'acqua bolla, andiamo a preparare il nostro pomodoro a cubetti. Pomodoro fresco. Tagliamo il pomodoro grossolanamente. Diciamo che il One Pot Pasta è un metodo sì conveniente per quanto riguarda la pulizia degli utensili che vengono utilizzati, ma con questo sistema per quanto riguarda i tempi di attesa si allungano leggermente. Una volta che l'acqua bolle andiamo ad aggiungere il pomodoro tagliato grossolanamente. Aggiungiamo il sale. Una volta raggiunto il bollore caliamo la pasta e da qui aspettiamo i nostri canonici 10 minuti. Passati 10 minuti tutta l'acqua si è completamente ritirata. Andiamo a terminare con del basilico fresco tagliato grossolano. Molto importante è sempre controllare la cottura della pasta, che rimanga sempre al dente. Come potete vedere questa è una variante della pasta risottata. Evaporata completamente l'acqua, mettiamo un goccio di olio d'oliva, mantechiamo un altro po' e andiamo ad impiattare. Terminiamo il piatto con un po' di pecorino romano. Prendendo ispirazione dallo chef Davide Scabin, adesso andiamo ad affrontare la cottura della pasta in pentola a pressione. Accendiamo la nostra pentola a pressione vuota e aggiungiamo il guanciale. Perché il guanciale? Perché andremo a fare la famosa salsa amatriciana. Lasciamo rosolare leggermente il guanciale in pentola a pressione in modo tale che tiri fuori il suo grasso. Una volta rosolato il guanciale per bene, aggiungiamo a fuoco spento salsa di pomodoro, 200 g di pasta di semola di grano duro cruda e 200 g di acqua fredda. Giriamo per bene tutto, chiudiamo la nostra pentola a pressione e facciamo andare per 11 minuti. Terminati gli 11 minuti, spengiamo la nostra piastra, depressurizziamo la nostra pentola a pressione facendo attenzione al vapore. Controlliamo che la valvola si sia abbassata. Con molta attenzione apriamo la nostra pentola a pressione. Togliamo il coperchio, controlliamo che la pasta sia cotta e terminiamo con del pecorino in mantecatura. Una volta terminata la mantecatura con il formaggio, aggiungiamo il peperoncino fresco tritato. Mescoliamo per bene e andiamo ad impiattare. Terminiamo con una spolverata di pecorino. E questa è la nostra cottura a pentola a pressione. Il prossimo metodo di cottura è il metodo passivo, o meglio, metodo a fuoco spento. Portiamo una pentola di acqua ad ebollizione. Una volta che l'acqua raggiunge il bollore, spengiamo il fuoco e buttiamo la pasta. Facciamo partire il timer per 8 minuti, il tempo di cottura della pasta, e attendiamo.
Con questo metodo di cottura passiva o ancora meglio a fuoco spento, la cosa più interessante che riscontriamo è che non abbiamo bisogno dell'utilizzo al 100% sia di gas o di energia elettrica per quanto riguarda una piastra a induzione. Questo processo è interessante perché ci accorgiamo che il bollore non è l'elemento principale per la cottura della pasta. L'importante è che l'acqua superi gli 80 gradi. Nel frattempo che aspettiamo che la pasta sia pronta, procediamo con la salsa burro e parmigiano. Quindi burro, facciamo andare a fuoco lento o a piastra lenta in questo caso. Una volta fuso il burro per bene completamente, aggiungiamo del pepe macinato. Passato il tempo di cottura della pasta, la scoliamo, la mettiamo nel condimento. Aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e facciamo cuocere il tutto per un altro minuto. Quando la salsa riprende bollore, aggiungiamo parmigiano. Una volta mantecata, impiattiamo la nostra pasta a burro e parmigiano. Terminiamo con una spolverata di parmigiano. E la nostra pasta con metodo passivo o a fuoco spento è pronta. Abbiamo visto varie tecniche di cottura della pasta e vi auguro buona sperimentazione a tutti.